benvenute sul canale del Cestino dei Tesori Maglioncinetto. È da un po' che non ci vediamo perché per alterne vicende purtroppo sono dovuta stare lontana dal canale, ma con questo video, anzi con questi due video che illustrano la realizzazione della bambola che vedete, io ricomincio ufficialmente a pubblicare sul canale. Speriamo con una certa regolarità. Allora, iniziamo con una richiesta che mi è stata fatta da tantissime amiche perché quando ho pubblicato la foto di questa bambola mi è stato richiesto se io avevo utilizzato un tutorial. In realtà questa bambola io l'ho realizzata sulla base delle esigenze che avevo. Volevo una bambola che fosse senza cuciture, che fosse semplice da realizzare, che avesse la possibilità di essere completamente spogliata e quindi poi abbigliata con un outfit che poi potevo scegliere di volta in volta e che avesse anche dei capelli che fossero, diciamo, belli da vedere anche senza il cappellino. Quindi sulla base di tutte queste esigenze io ho messo a punto questo modello di cui ho fatto il tutorial in due parti. In questo video vedremo la prima parte e poi successivamente ci sarà la seconda parte. Volevo dirvi che non vi ho fatto vedere all'interno di questo video il ricamo degli occhi perché praticamente è stato il mio primo esperimento, fino ad ora non avevo mai ricamato gli occhi, quindi questo è stato il mio primo esperimento, ma se vi piace e vi interessa fatemelo sapere che farò un video a parte. Passiamo alla descrizione dei materiali. Intanto vi dico che la bambola è alta circa 30 cm, come vi dicevo è realizzata in un pezzo unico, tranne la parrucca che è realizzata separatamente e poi cucita al corpo con, vedete, i capelli vengono cuciti al corpo. I materiali che ho utilizzato sono questi filati, il bravissimo della Tessiland, è un filato acrilico 100% che ha 1500 metri in 500 grammi. Qua consiglio una lavorazione con il 3,5, ma io ho utilizzato un uncinetto del numero 2,5 per fare venire la lavorazione più compatta. Adesso vi dico quali sono i colori che ho scelto per questo, il color pelle, ed è il 5502, e il color nocciola per i capelli che è il 5207. A parte questo ci serviranno un uncinetto del numero 2,5, un paio di forbici, un ago da lana, occhietti di sicurezza, che sono questi occhietti che vedete che hanno il retro a vite, a cui poi va applicato questo anellino di sicurezza che permette poi di fissarli definitivamente senza il rischio che vengano fuori, quindi sono adatti anche per la realizzazione dei giocattoli destinati ai più piccoli. Poi abbiamo il segnapunti, come in tutti gli amigurumi perché lavoreremo praticamente sempre in tondo, e poi ho utilizzato questo pezzetto di colla a caldo che inserirò tra il corpo e la testa, quindi diciamo all'altezza del collo, per far sì che la bambola si mantenga dritta durante tutti, diciamo, giocando, comunque il collo non si pieghi particolarmente. Detto questo, direi che possiamo passare ai dettagli della realizzazione. Quindi, come sempre, vi auguro buon lavoro e buon divertimento. Iniziamo la realizzazione di questa bambola amigurumi. Le prime cose che dovremo fare saranno le braccia, perché poi le attaccheremo durante la lavorazione del corpo, e le gambine. Io ho fatto già una gambina che viene fatta intera e viene staccato il filo, mentre per la seconda gambina non faremo lo stacco del filo perché proseguiremo nella lavorazione del corpo. E poi un braccino. Il braccino io preferisco farlo prima perché poi lo attacchiamo senza cucirlo successivamente durante la lavorazione del corpo, quindi è bene che le braccia siano entrambe pronte nel momento in cui lavoreremo il corpo, specialmente se lavorate con il gomitolone come faccio io, così non staccherete il filo. Iniziamo con la lavorazione del braccino. Prendiamo il nostro filato e lo avvolgiamo intorno al dito indice. Dopodiché entriamo con l'uncinetto, tiriamo fuori un cappietto, tiriamo fuori il filo e facciamo un cappietto in questa maniera. Facciamo una catenella, dopodiché ci sfiliamo il filo dal dito e lavoriamo come segue. Facciamo una, due, tre, 4 e 5 maglie basse. Tiriamo il filo per chiudere il cerchio. Le maglie basse, come avete visto, sono morbidissime in modo che poi l'uncinetto non faccia fatica a entrare. Chiudiamo il cerchio magico e poi andiamo a lavorare sulle nostre 5 maglie basse in questo modo. Facciamo 2 maglie basse,
per ogni maglia bassa del giro sottostante. 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 6, 7 e 8, 9 e 10, e quindi da 5 siamo passati a 10. Scappa l'uncinetto e 10, eccole qua. Dopodiché cosa facciamo? Iniziamo il terzo giro e facciamo un raddoppio, una sì e una no, un aumento, una sì e una no. Quindi questa la facciamo senza aumento ed è una. In quella successiva andremo a fare un aumento, sono 2 e 3, 4 senza aumento, 5 e 6, 7, 8 e 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. A questo punto, in teoria, io dovrei usare il marcapunti perché adesso dobbiamo fare 5 giri da 15 maglie basse. Io però non lo userò perché io, come vi ho già detto anche in altri video, mentalmente conto quando faccio l'uncinetto. Quindi questo sistema di contare 75 maglie basse, che sono 15 per 5 fa 75, questo sistema di contare 75 maglie basse mi, diciamo, toglie l'onere, se così vogliamo chiamarlo, di mettere e togliere il marcapunti tutte le volte che finiamo un giro. Quindi in questa maniera o utilizzate il filo stesso di lavorazione per fare da marcapunti, oppure contate le 75 maglie basse e poi finito di contare le 75 maglie basse, passate direttamente allo step successivo. Quindi io proseguo facendo 75 maglie basse e poi ci vediamo dopo. Ecco, finiti i 5 giri di 15 maglie basse, quindi per un totale di 75 maglie basse, dobbiamo operare la prima diminuzione. Allora io infilo questo qui, poi quando imbottiremo ovviamente resterà dentro a fare volume. Facciamo così, facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La 14ª maglia sarà in realtà una diminuzione. Allora, cosa facciamo per fare una diminuzione invisibile? Prendiamo la sola esterna della prima maglia, entriamo nell'asola esterna della seconda maglia, facciamo la gettata sull'uncinetto, tiriamo fuori il filo e chiudiamo la maglia bassa. Quindi in questo modo, vedete, gli aumenti risultano praticamente invisibili. Adesso proseguiamo facendo 70 maglie basse che corrispondono a 5 giri di 14 maglie basse ciascuno e ci vediamo alla fine. Abbiamo finito anche i 5 giri di 14 maglie basse per un totale di 70 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a lavorare un'altra diminuzione, quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 maglie basse e la 13ª, come abbiamo fatto prima, una diminuzione prendendo la solina esterna della prima maglia e la solina esterna della seconda maglia, filo sull'uncinetto e chiudiamo il punto basso. Quindi a questo punto dovremo fare 5 giri da 13 maglie basse per un totale di 65 maglie basse. Adesso vi riassumo anche quello che succede dopo perché è inutile che lo facciamo insieme, vedrete poi il braccino direttamente finito, perché alla fine del quinto giro di 13 maglie basse faremo un'altra diminuzione e arriveremo a 12 maglie basse.
Dopo aver fatto il giro con la diminuzione faremo altri 4 giri di 12 maglie basse e chiuderemo il braccino. Quindi ci vediamo alla fine del lavoro. Vi metterò poi un cartello riassuntivo alla fine della lavorazione del braccino. Abbiamo terminato le 2 braccine e adesso queste le teniamo da parte e iniziamo a lavorare alla realizzazione dell'altra gambina. Allora, adesso iniziamo a fare la nostra gambina. Per la gambina facciamo il nostro cerchio magico come abbiamo fatto per il braccino, però all'interno del cerchio magico anziché fare 5 maglie basse ne faremo 6. Iniziamo con 6 maglie basse, sempre molto non troppo strette. 3, 4, 5 e 6. Fatemi contare bene. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, adesso prendiamo il filo e lo tiriamo in modo da chiudere il nostro cerchio magico. Ecco qua, e abbiamo le nostre 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Iniziamo da qui e facciamo per ogni maglia bassa del giro sottostante, ecco, 2 maglie basse, 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, 9, 10, 11 e 12. Nel terzo giro cosa andiamo a fare? Facciamo una maglia bassa e un aumento per tutto il giro. 3, 4, 5 e 6, 7, 8 e 9, 10, 11 e 12, 13, 14 e 15, quindi vedete 16, quindi una e 2, una e 2, per un totale di 18 maglie basse. Nel giro successivo invece facciamo maglia bassa e aumento, maglia bassa e aumento. Alla fine del del quarto giro ci saranno 24 maglie basse. Io vado avanti e siamo a 24 maglie basse. Il quinto giro andremo a fare sempre degli aumenti e li faremo ogni 3 maglie basse, quindi una, 2, 3 e un aumento, una, 2, 3 e un aumento, una, 2, 3 e un aumento, e così via fino alla fine del giro. 30 maglie basse. Nei 2 giri successivi faremo 30 maglie basse per giro. Io anche qua non metto il segnapunti, le conto, sono 60. Questi 60 punti corrispondono ai 2 giri di 30 maglie basse. Li facciamo e poi proseguiamo. E sono arrivata alle mie 60 maglie basse, quindi ai 2 giri di 30 maglie basse. Qui possiamo stringerlo ancora un pochino, vedete, abbiamo stretto
il cerchio magico. Adesso facciamo la prima maglia del giro successivo e in questo caso vi consiglio di utilizzare il marcapunti. Allora, da qui contiamo 11 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Adesso qui andiamo a operare una diminuzione invisibile, un'altra diminuzione invisibile come quelle che abbiamo visto prima, quindi prendendo le asoline, un'altra diminuzione invisibile e ancora un'altra diminuzione invisibile, per un totale di 4 diminuzioni invisibili. Questo andrà a modellare, vedete, il piedino. Finiamo il giro facendo le rimanenti maglie basse. E 11 e abbiamo 11 maglie basse. Adesso togliamo il marcapunti, questo è la prima maglia bassa del giro successivo, rimettiamo il marcapunti, contiamo anche qua 11 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Cosa facciamo qua? Andiamo a fare 2 diminuzioni invisibili, una e 2, quindi restringiamo ancora il piedino, facciamo 2 diminuzioni invisibili, ok. Proseguiamo poi facendo le 11 maglie basse che ci separano dalla fine del giro, quindi 11 maglie basse, 2 diminuzioni invisibili, 11 maglie basse. Adesso in questo giro abbiamo 24 maglie basse, siamo partiti da 30 e siamo arrivati a 24 maglie basse che saranno le maglie basse che lavoreremo nel giro successivo. Quindi a partire da qua andiamo a fare 24 maglie basse, esattamente quelle che ci sono nel giro sottostante. Quindi abbiamo una, la prima, rimettiamo il nostro marcapunti. Vi confesso che io per l'altra gamba non l'ho proprio usato il marcapunti, perché come vi dicevo mi diletto a contare, ma parlare e contare nello stesso tempo ovviamente rappresenta una difficoltà che io in questo momento non sono in grado, vabbè, in questo momento, che io non sono in grado di gestire. Quindi facciamo 24 maglie basse. Ok, e siamo arrivati alla fine del nostro giro. Questo è un nuovo giro di diminuzioni, quindi andiamo a fare una, rimettiamo il marcapunti, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 maglie basse, poi facciamo 2 diminuzioni invisibili al centro, una e 2, e poi andiamo a fare una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 maglie basse. E così abbiamo concluso il giro. Adesso abbiamo 22 maglie basse, 22 maglie basse che dovremo ripetere per i prossimi 2 giri, quindi questo e il prossimo saranno
da 22 maglie basse, dopodiché faremo l'ultimo giro di diminuzioni, ma ci vediamo alla fine. Fatti i miei 2 giri da 22 maglie basse, adesso ho iniziato l'ultimo giro di diminuzioni, quindi facciamo 1, 2, 3, 4 e 5 maglie basse, poi facciamo una diminuzione, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Allora, la 15ª maglia, quindi la diminuzione la contate come 1, 14, fate un'altra diminuzione e questo è il 15° punto, 16, 17, 18, 19 e 20. E adesso avete raggiunto le 20 maglie. 20 maglie, da questo momento in poi dovete fare 16 giri di 20 maglie. Faccio uno con voi, poi dopo proseguo autonomamente e ci vediamo alla fine della gambina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E abbiamo 20 maglie. A questo punto togliamo il marcapunti, facciamo il primo punto del giro successivo e sappiamo che abbiamo ancora 15 giri di 20 maglie alte da fare. Quindi ci vediamo quando avrò finito e sarò arrivata allo stesso punto dell'altra gambina. Ci vediamo dopo. Ecco qua finite le due gambine, vedete, le mettiamo vicine e sono perfettamente uguali. Come vedete in questa qua che ho appena finito non ho staccato il filo, perché? Perché adesso noi dobbiamo andarle a unire e quindi ci serve che abbiano, aspettate che lo metto in modo che si veda meglio, ok, e dobbiamo metterle insieme in modo che abbiano, in modo che vengano unite al centro per fare il cavallo. Allora, a questo punto andiamo a spostarci, io mi sposto da questa parte della gambina e faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vedete? Mi sono spostata da questa parte della gambina, anzi ne facciamo un altro e arriviamo a 9. Ok, adesso dobbiamo invece unirlo da questa parte, quindi qua io ne conto 3, adesso faccio 4, 1, 2, 3 e 4 catenelle, metto questa gambina così e mi aggancio qui, vedete? Qui o qui, vediamo un po'. Mi aggancio qui, mi aggancio qui e quindi faccio una, poi lavoro su quella successiva, 2, questa è la successiva, 3, bisogna stare attenti qua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 e ho finito i punti della mia gambina. Adesso dobbiamo andare a prendere
le 4 catenelle, vedete? Io adesso li ho messi così e sono perfettamente allineati, vedete? Allora vado a prendere le 4 catenelle, quindi una, soltanto una solina, 2, perché poi dobbiamo prenderle anche dall'altra parte, 3 e 4. Adesso ricominciamo a lavorare sui punti dell'altra gambina e facciamo 1, aspettate che tiro fuori un po' di filo perché tira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E a questo punto prendo le asoline dall'altra parte della catenella, devono essere 4. 1, 2, 3 e 4. Questo è un pochino piccolino, quindi ci deve entrare bene con l'uncinetto. Eccola qua. Ecco, è entrato. Adesso ricomincio il giro successivo, che è questo qua, e metto il marcapunti. A questo punto dovrei avere 48 maglie alte, però adesso faccio un pezzettino e dopodiché ci rivediamo qua quando sono arrivata quasi alla fine del giro, perché in questo giro faremo un piccolo aumento. Ci vediamo dopo. Allora, come vedete sono rimasti gli ultimi 4 punti, quindi nel quartultimo andiamo a fare 2 maglie basse, poi facciamo maglia bassa singola, e nell'ultimo andiamo a fare 2 maglie basse. Questo è, come vedete sulla parte posteriore, è un po' il rigonfiamento del culetto. Adesso abbiamo 50 maglie basse, ricominciamo e facciamo praticamente altri 8 giri di 50 maglie basse. Lavoriamo così le maglie punto su punto per altri 8 giri. Finiti questi giri, praticamente faremo una diminuzione e poi inizieremo dopo ancora un po' di giri a fare tutte le diminuzioni che poi ci porteranno all'altezza delle spalle. Allora io devo andare avanti in questo modo per 8 giri, quindi 8 meno quello che sto facendo 7. Direi che ci vediamo quando dovremo fare le 2 diminuzioni ai lati della bambola. Come vedete in questo momento io non sto neanche imbottendo, lo farò prima di iniziare le diminuzioni, perché così vedete il lavoro già è abbastanza rigido perché sto lavorando questo filato con l'uncinetto molto piccolo. Se metto anche l'imbottitura diventa un po' più difficile da gestire, ma quello dipende un pochino da voi, come siete abituati a lavorare e come vi viene più comodo. Potreste decidere che preferite imbottire prima e allora potete imbottire prima. Per quanto riguarda l'imbottitura, fino al momento in cui non comincia il restringimento, sarà semplice imbottire le gambe, magari aiutandosi con l'uso di un bastoncino. Ecco qua, io ho continuato nel frattempo ad andare avanti, così vi faccio vedere anche com'è il corpo con l'unione. Dopo aver unito cosa succede? Devo fare altri 8 giri, vi dicevo, devo fare complessivamente 8 giri di 50 maglie ciascuno e poi ci rivediamo. A dopo! Rieccoci ancora una volta. Allora, io sono andata avanti e come vedete sono arrivata ai miei 10 giri. Allora, a questo punto potrei anche imbottire, però vi faccio vedere le diminuzioni e poi cominciamo a imbottire un pochino. Allora, in questo giro
Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ridurre di quei due punti che abbiamo messo per fare la curva del culetto. Vedete che rimane un pochino in fuori, mentre davanti rimane più piatto, proprio per differenziarlo dalla parte davanti, perché ovviamente anche nel corpo umano c'è una rientranza sulla parte posteriore. Allora, a questo punto dobbiamo fare le diminuzioni ai lati, qui e qui. Non è necessario essere particolarmente precisi, l'importante è fare due diminuzioni ai lati che corrispondono, diciamo, ai fianchi della bambola. Quindi io, se faccio un conto, mi conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, 9 maglie basse. Faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ups, 9, e poi vado a fare quello che vi ho fatto vedere. Quindi prendo le due asoline, getto il filo e faccio la diminuzione invisibile. Adesso lavoro sulla parte anteriore fino ad arrivare dall'altra parte. Ecco qua. In questo modo dall'unione al cavallo ho già fatto 11 giri. Per arrivare alla diminuzione delle spalle ne devo fare altri 8, quindi complessivamente prima di iniziare tutte le diminuzioni, quelle diciamo più corpose, devo avere 19 giri. Adesso sto facendo l'11°, quindi abbiamo il primo è quello di congiunzione, poi ce n'è uno con gli aumenti, poi ce ne sono 8 semplici. Allora qua sono andata un po' avanti mentre parlavo, quindi facciamo così. Allora 8 semplici, poi c'è questo con le diminuzioni e poi terminiamo con altri 8 giri senza diminuzioni e arriviamo complessivamente a 19. Alla fine di questo giro Sava Sandir avremo 48 maglie alte, quindi i prossimi 8 giri dovremo lavorare 48 maglie alte per ogni giro. Dopodiché, come vi dicevo, cominceremo le diminuzioni per arrivare poi a congiungere le braccia, quindi a unire le braccia. Allora, arrivo qua, faccio il primo punto, così rimetto il marcapunti. Tiro il filo un bel po' in modo che poi non si scuccia, prendo un pochino di ovatta e inizio a riempire la gambina andando a posizionarla bene sul piede. Dobbiamo imbottirlo molto bene, quindi dobbiamo renderlo piuttosto duro. Evitando, come sto facendo io, di prendere dentro il filo che poi ci serve per lavorare. Vedete che riempiendolo si è modellato il piede, poi lo modelliamo man mano che riempiamo la gamba, la modelliamo, magari ne mettete poco per volta, che sicuramente è meglio. Spingete bene, cercate di fare un lavoro omogeneo in modo che venga bello anche da vedere. Vedete, abbiamo riempito la prima gambina. Dobbiamo fare la stessa cosa con l'altra. Io nel frattempo prendo un pochino di ovatta sintetica. Questa è un'ovatta sintetica che ho comprato su Amazon, vi dico anche la marca, si chiama Full Watt ed è la Rayer, ed è una ovatta di imbottitura, sono 500 grammi, un sacchetto che ha un'ottima resa. Io ci ho fatto diverse bambole con un sacchetto, bambole pupazzi.
Ok. Vedete? Continuiamo a riempire l'altra gambina. Ci fermeremo quando ci sembrerà che le due gambine hanno un aspetto simile, vedete? Però questa mi sembra ancora un po' troppo morbida, quindi la dobbiamo riempire ancora un po'. Ecco qua. E così ho riempito le due gambe. Vedete, i piedini sono ben modellati, guardate che belli questi piedini, sono ben modellati. Io adesso vado avanti fino ad arrivare alla... quindi faccio gli ultimi 8 giri da 48 maglie basse e poi ci rivediamo per le diminuzioni. Come vedete il corpo adesso è arrivato a un buon punto, vedete qui siamo arrivati ai 19 giri. A questo punto dobbiamo iniziare a fare le diminuzioni. Allora, faccio il primo punto e metto il marcapunti. Poi devo contare 10, 11 maglie basse. Una, scusate, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. L'11ª la farò nel modo che conosciamo, quindi prendendo le due soline e lavorando una maglia bassa. Poi facciamone altre 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Le due successive facciamo la diminuzione invisibile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, le due successive diminuzione invisibile e così andiamo avanti. È l'ultima diminuzione che dobbiamo fare in questo giro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e così le ultime due le facciamo insieme in questo modo. Ok, a questo punto togliamo il marcapunti. Il giro successivo abbiamo 44 maglie basse, facciamo 44 maglie basse. Ecco qua, finite le nostre 44 maglie basse, cosa facciamo? Facciamo un altro giro di diminuzioni, sempre con la stessa logica, solo che nel giro precedente erano 10, adesso dobbiamo farle ogni 9 maglie basse facciamo una diminuzione. Questo lo faremo per questo, intanto fatemi mettere il marcapunti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e facciamo la diminuzione. Lo facciamo per tutto il giro. Alla fine di questo giro avremo 40 maglie, quindi al prossimo giro faremo 40 maglie. Al giro successivo faremo 8 maglie e una diminuzione. Alla fine del giro avremo 36 maglie e rifaremo un altro giro con 36 maglie. Quindi ci vediamo quando avrò finito il giro con le 36 maglie.
Finito il giro, il secondo giro di 36 maglie basse. A questo punto cambiamo un po' il passo, nel senso che adesso abbiamo fatto 4 diminuzioni per giro, passeremo a 5 scusate, a 6 diminuzioni per giro, quindi come quando si fa la sfera, diciamo così. Quindi partiamo da qui e facciamo una, 2, 3, 4 e 5. Una, 2, 3, 4 e 5. Una, 2, 3, 4 e 5. Adesso facciamo il 5. Una, 2, 3, 4 e 5. Una, 2, 3, 4 e 5. Una, 2, 3, 4 e 5. E siamo a 30 maglie basse. Nel giro successivo dobbiamo arrivare a 24 maglie basse. E adesso ci arriviamo. Una, rimettiamo il marcapunti, 2, 3 e 4. Una, 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 2, 3 e 4. Siamo arrivati alla fine, siamo arrivati alla fine del giro. Una, 2, 3 e 4. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo attaccare le braccine. Quindi, siccome abbiamo 24 maglie qua, abbiamo 24 maglie basse e le braccine sono di 6 maglie, quindi vi ricordate che erano 12, quindi diviso 2 fa 6. Dobbiamo attaccarle agganciandole alle 6 maglie basse, diciamo sia da una parte che dall'altra, a questo bordo. Quindi cosa facciamo? Calcoliamoci più o meno la metà, così. Allora, io vedo che qua abbiamo 1, 2, 3 e 4. Quindi io parto da qua e faccio una, 2, 3, 4 e 5. Sostanzialmente cosa devo fare? Devo dividere per 4 e fare 6 davanti, 6 dietro e 6 sulle maniche. Facendo così vedete che ne ho 3 qua e 3 davanti, quindi il braccio viene esattamente a metà. Allora a questo punto io devo, con un po' di pazienza, perché ci vuole un po' di pazienza, entrare nelle due maglie, poi entrare nella maglia bassa, vedete, nella maglia bassa successiva a quella in cui ho lavorato, e fare una maglia bassa, ed è una. Adesso io intanto il filo l'ho messo dentro, tanto poi non ci serve più, l'ho messo dentro, lo rimettiamo dentro, non ci vuole stare e ce lo facciamo stare lo stesso. Prendiamo una e due e entriamo nella maglia successiva e siamo a 2.
Poi prendiamo le due successive, facciamo così un pochino, adesso lo spingiamo dentro con l'uncinetto, un attimo, quindi due le abbiamo messe, adesso lo spingiamo un po' dentro con l'uncinetto, così non ci dovrebbe più dare fastidio. Ok, non possiamo tagliarlo perché altrimenti si sfila tutto il braccio. Allora, entriamo nei due successivi, nei due punti successivi, e andiamo a prendere quello successivo qui e lo cuciamo, siamo a 3. Poi abbiamo i due successivi, lo mettiamo qua e siamo a 4. Poi abbiamo i due successivi, quello successivo e siamo a 5. Poi abbiamo l'ultimo che è questo qui, entriamo, lo mettiamo nel punto successivo e siamo a 6. Quindi i 6 del braccino li abbiamo messi, adesso dobbiamo lavorare i 6 del davanti, che sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Facciamo la riprova. Vedete? Ne rimangono 3, questo rimane perfettamente sul fianco. Lo vedete? Sì, adesso così lo vedete. Vedete, questo rimane sul fianco, qua ne rimangono 3. E allora a questo punto rifacciamo la stessa cosa con l'altro braccino. Lo prendiamo, ci infiliamo nel primo punto, così, nei primi due punti davanti e dietro, ed entriamo nel punto successivo e facciamo 1, poi rientriamo nei due punti successivi e nel punto del corpo facciamo 2, poi facciamo 3, poi facciamo 4, poi facciamo 5, e poi facciamo 6. Allora, considerato che, vedete, considerato che nell'altro, adesso così vedete che è perfettamente centrato, vedete? Allora, considerato che avevamo fatto 5, è giusto? Sì. 5 maglie basse dietro, abbiamo la sesta e chiudiamo il giro. Chiudiamo la sesta e chiudiamo il giro. Ok, adesso nel giro successivo cosa dobbiamo fare? Facciamo una, 2 e 3. Dobbiamo arrivare a 18 maglie e 3. Poi abbiamo 1, 2 e qua diventa un po' complicato prendere le asoline, quindi se vi viene più comodo io adesso vi faccio vedere, farò la diminuzione tradizionale, tanto poi non è molto visibile qua, e 3. Poi abbiamo 1, 2, qua se riusciamo è meglio perché sennò qua è un po' più visibile, e 3. Ok, ci siamo riusciti. Poi abbiamo 1, 2 e 3. 1, 2, qua abbiamo detto che lo facciamo tradizionale, e 3, e poi abbiamo 1, 2 e 3.
e siamo a 18. Vedete, abbiamo rimpicciolito ancora il corpo. A questo punto vale la pena di imbottire un pochino e lo facciamo. Prendiamo delle piccole quantità perché altrimenti non riusciamo a farlo passare e cominciamo a imbottire. Imbottiamo bene, 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 bene. Poi avremo ancora la possibilità di imbottire dopo che abbiamo fatto la testa, perché la testa si fa senza staccare il filo dal corpo. Adesso dobbiamo fare altri 2 giri da 18 maglie basse e poi iniziamo la testa, ma questa la vedremo nella seconda parte del tutorial. Io intanto vi faccio vedere qua come imbottisco, poi vi faccio vedere l'inizio dei 2 giri da 18 maglie basse e poi nella prossima parte del tutorial vedremo insieme la testa. Ecco. In questa fase qua è importante andare a riempire bene le anche e poi creare la protuberanza del culetto. Vedete, le braccia arrivano come nella fisionomia umana all'inguine, all'altezza dei fianchi, diciamo così. Se vogliamo considerare la parte esterna, consideriamo l'altezza dei fianchi. Allora, come vi dicevo, adesso facciamo gli altri 2 giri da 18 maglie basse. Poi riempiremo ancora. L'importante era andare a modellare questa parte qua perché poi risulta di difficile accessibilità una volta che avremo iniziato la testa. Allora, a questo punto semplicemente i 2 giri successivi, come vi dicevo, sono 2 giri da 18 maglie basse ciascuna. Vedete che in questa fase qua io sono la prima a utilizzare il marcapunti perché poi se mi perdo diventa un macello. Quattro, 5, 6, 7, 8, ups, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Non so per voi, ma per me ogni tanto, cioè, mi viene un po' il cardiopalmo quando faccio le diminuzioni e dico, ma le avrò fatte tutte giuste? Mi sarò dimenticata qualcosa. Per fortuna poi col giro successivo vedo che siamo a posto e quindi un po' mi tranquillizzo. Vedete, le braccia non le ho imbottite tutte, ne le ho imbottite, questo mi sono dimenticato di dirlo prima, le ho imbottite soltanto nella parte inferiore e nella parte superiore ho messo proprio una leggerissima imbottitura in modo che non stiano troppo così, perché altrimenti è una posizione innaturale. Invece così, come vedete, siamo in grado poi di farle aderire di più al corpo. Con questo giro finisce la prima parte del tutorial per la realizzazione della bambola. Ci vediamo alla prossima puntata con la realizzazione della testa e dei capelli. Alla prossima, grazie e come sempre buon lavoro e buon divertimento.